Come va? Come state? Spero bene, spero bene. Allora, come sempre, prima di iniziare la diretta, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, speriamo questa sera che veramente tutto quanto funzioni, che non ci siano interruzioni, che YouTube decida di far partire le dirette live e che le connessioni tengano, perché lo sapete tutte le volte che c'è una diretta live, c'è sempre qualche collegamento che salta, quindi speriamo che veramente questa sera funzioni tutto quanto. Ok? Bene, bene. Ciao Sergio, ciao Sergio. Allora, lo sapete, potete commentare qui sotto nella chat, io poi leggo i commenti, mi preparo già il mio bel taccuino con tutti quanti gli appuntini. Allora, vedo che siamo solo in 5, credo che YouTube non abbia fatto partire la diretta live, ok? Credo che YouTube non abbia fatto partire la diretta live. Allora, aspettate un attimo che vediamo subito se è tutto a posto. Sì, no, è partita la live, fortunatamente è partita, è tutto a posto, è tutto a posto, no, perché sapete, no? Qua ormai siamo abituati tra blackout, luci che vanno, luci che vengono, insomma è un casino. Allora, voi lo sapete che questa è la penultima diretta live della stagione invernale e la prossima diretta live, quella di giovedì prossimo, sarà l'ultima prima del periodo estivo e poi ci rivedremo poi a settembre, se Dio vuole ci rivedremo a settembre con le nuove dirette live per il periodo invernale. Ok? Ciao Anastasia, ciao Elvira. Dice 57. Ok, dice 57, sì. L'ho visto anch'io perché ormai ultimamente fa proprio schifo YouTube, ma va bene così. Ok. Allora, ciao Alessandra, ciao Alessandra. Allora, questa sera diretta velocissima, proprio veloce veloce, ve lo dico già, perché con sto caldo, insomma, fa veramente bene, qua è veramente scoppiato il caldo, si sta morendo di caldo e quindi ho preso un argomento che mi avete chiesto nelle domande che mi avete fatto, cioè insomma che in generale mi hanno fatto sotto sotto i video, no? Quindi io prendo una domanda che potrebbe essere interessante per tutti quanti e così ne parliamo direttamente in diretta live, facciamo prima, no? Allora, la domanda che ho ricevuto in questi giorni è di Tex Wheeler e mi dice: Salve Luigi, volevo chiedere gentilmente, a giugno scadono i 18 mesi. Ok, fino lì. Della carta ADI. Prima che scada, bisogna usarlo tutto l'importo che c'è dentro? Grazie mille. Cioè, in pratica lui vuole sapere se, visto che scadono i 18 mesi, come credo per il 90% delle persone che seguono il mio canale, lui voleva sapere appunto se prima dei 18 mesi che scade bisogna prelevare tutto il credito che c'è all'interno della carta, no? Allora, sapete, mi sono preso un paio di appuntini, mi sono scritto il testo, così adesso ne parliamo. Allora, intanto la risposta è no, ok? No, non è necessario utilizzare tutto l'importo presente sulla carta ADI prima che scadono le 18 mensilità, ok?
I soldi rimangono sulla carta fino a quando non verranno spesi. Se la tua carta ADI scade a giugno, potrai continuare a utilizzare il credito presente sulla carta anche dopo aver presentato la domanda di rinnovo. Ovviamente se questa viene accettata, no? Ovviamente, perché adesso vabbè, mettiamo che per il 90% non ci sono problemi, perché insomma, avendo rinnovato l'ISEE a gennaio, entro la scadenza e quant'altro, in teoria, secondo me, da come la vedo io, in teoria, se c'era qualcosa che non andava, in teoria l'INPS avrebbe dovuto bloccare tutto quanto già tipo a febbraio, no? Perché se uno rinnova a gennaio l'ISEE e c'è qualcosa che non quadra, ovviamente, cioè quelli non sono scemi, e quindi a febbraio in teoria avrebbe dovuto bloccare tutto quanto, no? Ecco, poi dopo ho visto lì Maria Laura dice sarebbe impossibile spendere i soldi degli arretrati di carichi di cura. Ecco, tra l'altro. E comunque andiamo avanti così vediamo. Tuttavia è importante tenere presente che, c'è da tenere presente, tra la fine del primo ciclo di 18 mesi e l'inizio del rinnovo c'è un mese di sospensione obbligatoria durante il quale non riceverai il contributo, cioè quello che praticamente viene chiamato il mese di stop, no? Quindi per molti, come dicevo, per il 90% delle persone che guardano il mio canale, giugno, questo mese qua, il 27, sarà l'ultima ricarica, poi luglio è il mese di stop, e quindi è un bel momento, in quel mese lì bisogna fare la richiesta di rinnovo, ok? Se la domanda di rinnovo viene accettata, il sostegno, quindi se la domanda di rinnovo viene accettata, il sostegno riprenderà con una durata ridotta a 18 mesi, a 12 mesi per ogni rinnovo successivo. Allora, qui c'è da fare un piccolo appuntino, ok? Perché molte persone mi dicono, ma sai, io ho fatto domanda, forse ne avevo già parlato anche giovedì scorso in diretta live, che è uscito fuori che poi praticamente la matematica non è un'opinione, ok? Quindi molte persone mi scrivono, ma lo ripeto più che altro per tenerci aggiornati, ecco. E molte persone mi scrivono, sai, ho fatto domanda a marzo, quando mi scadono i 18 mesi. Allora, per scadere i 18 mesi basta contare aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, andare avanti fino a 18 e così capisci. Però io mi ero preso un appuntino qua, una cosa interessante che secondo me potrebbe tornarvi utile. Sapete che io sono lì sempre che faccio calcoli per ho fatto un disegnino, uno schemino, ho preso un paio di appunti che praticamente serve molto semplice, i capelli storti. È molto semplice, serve per capire quando sarà l'ultima mensilità di pagamento ADI, ok? Poi proseguiamo con il nostro discorso. Allora, si usa la regola del 5, ok? La regola del 5, dici che cavolo di regola è? L'ho inventata io la regola del 5 in realtà, perché non esiste. Me la sono inventata io, gli ho dato un nome io, la regola del 5. Allora, è facilissimo, prendetevi nota. Se il primo pagamento è a gennaio, quindi gennaio è 1,
considerando che i mesi sono 12, gennaio è 1, più 5, quindi fai 1 più 5 fa 6, ok? Quindi poi il primo pagamento è arrivato a gennaio, ok? Ci aggiungi 5, 5 più 1 fa 6, quindi giugno dell'anno dopo scade e a luglio si rifà domanda, ok? Facilissimo. Un altro esempio, se il primo pagamento è a febbraio, quindi 2, più 5 fa 7, quindi luglio dell'anno dopo, poi agosto si rifà domanda. Mi sembra la cosa più semplice da calcolare, mi sembra, no? Cioè, basta usare la regola del 5, ma la sono inventata io. Ho fatto prova e riprova e ho visto che praticamente questa regola funziona. Ciao Sergio, non rispondo. Cosa vuol dire? Non ho capito, Domenico. Ma che cavolo di risposta è? Sarebbe impossibile spendere i soldi degli arretrati. Ah, ma queste qua erano le domande di prima. Ok. Questa è carina. Questa qua è carina. Buonasera, con l'ultima ricarica di giugno posso fare un bonifico per l'affitto di luglio e tenermi il resto per fare un altro bonifico ad agosto per pagare anche l'affitto di agosto? Ma allora, secondo me sì, anche perché se i soldi sono lì, sono tuoi, cioè mettiamo caso che tu hai, non so, faccio un esempio, io non lo so, quando facciamo un esempio, tu metti che hai 3.000 euro e devi pagare 500 euro di affitto, no? Facciamo un esempio. E tu puoi fare un bonifico al mese. Tu puoi fare un bonifico al mese. Allora, secondo me puoi pagare una rata e poi il mese dopo pagare l'altra rata, no? La butto lì. Uno dice, vabbè, allora a sto punto, visto che ho 3.000 euro sulla carta, posso fare un bonifico per 3 mensilità, no? Cioè, fai un bonifico solo, paghi 3 mensilità, uno scrive pagati 3 affitti per i mesi di, non so, luglio, agosto e settembre, e te per 3 mesi sei a posto, no? Cioè, la butto lì, no? È un esempio, non è che cioè, non sono sicuro che si possa fare, però potrebbe essere un'idea. A questo punto, secondo me, chi avesse voglia e tempo, secondo me, può telefonare all'INPS e dirgli scusi, io ho una carta dell'ADI con, la butto lì, 3.000 euro. Posso fare un bonifico di 3 mensilità, 4 mensilità, una volta sola, così per 4 mesi? Sono a posto? Ecco, appunto, vedi come dice Maria Laura. Secondo me non si può. Io chiederei al CAF, e infatti ho appena detto, siccome è una mia idea, secondo me è una mia idea, dici, siccome che ho dei soldi lì, a sto punto faccio un bonifico solo, pago 3 mensilità, 4 mensilità, è vero. Provare, ho detto, chi ha tempo e voglia, secondo me converrebbe magari chiamare l'INPS e chiedergli questa cosa qua. Così magari domani, se avete voglia, potete chiamare l'INPS e chiederglielo. Poi se qualcuno lo fa, che chiama l'INPS, per favore, poi me lo faccia sapere sotto i commenti di un video, così vediamo se effettivamente quest'idea è fattibile oppure no. La butto lì, cioè la butto lì, ok? Ok. Basta contare 18 ricariche e poi un mese di stop. Ho capito, però adesso non mi ricordo se tu c'eri giovedì scorso nella diretta, ma c'era gente che mi chiedeva quando mi scade, l'ho preso a febbraio. Allora, io il giovedì scorso avevo detto, basta contare 18, no?
marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, no? E conti fino a 18. Poi mi sono inventato questa regola del 5, che secondo me è la cosa più semplice. Primo pagamento gennaio, aggiungi 5 fa 6, quindi giugno dell'anno dopo. A luglio rifai la domanda. Ecco, ecco, grazie. Domani ti aggiornerò, chiedo il mio caffè di fiducia. Ecco, ok, grazie. Ecco, così, così vediamo se si può fare, perché effettivamente, cioè, considerando che non è che tutti riescono, considerando i carichi di cura e quant'altro, alcune persone accumulano lì del credito che poi dici non riesci a spendere perché insomma c'è anche, anche la tessera, più di un tot al giorno o al mese, non è che puoi spendere, voglio dire, no? Cioè anche io col mio bancomat, io più di 500 euro al giorno per esempio non posso spendere, 1500 euro al mese non posso spendere, perché raggiunto una certa cifra poi quello si blocca. Quindi effettivamente, cioè, non è che tutti riescono a spendere i soldi che hanno sulla carta. Però l'idea sarebbe carina se si potesse veramente fare, dici vabbè a sto punto io ti pago 3 affitti, 4 affitti, te li pago già tutti, così per 4-5 mesi sono a posto e mi risolvo tutti i problemi. Cioè, come idea potrebbe anche andare, bisogna solo sapere eh, se si può fare. Se hai i soldi sulla carta li tieni e li paghi mese per mese. Anche quello è vero, anche quello è vero, se hai dei soldi tu li tieni e te li paghi mese per mese, potesse essere anche un'altra cosa. Se i 18 mesi finiscono nel 2026, bisogna rifare l'ISEE? Intanto lo sappiamo tutti, a gennaio bisogna rifare l'ISEE. Che uno prende l'ADI, che uno prende la carta acquisti, che uno prende altre agevolazioni, che uno prende la pensione, che ne so io, quello che sia, a gennaio scade l'ISEE e il 31 di gennaio scade l'ISEE, quindi praticamente tutti quanti al 31 di gennaio per continuare a ricevere sussidi, agevolazioni, bonus, pensioni, che ne so io, quello che volete, al 31 di gennaio di ogni anno bisogna rifare l'ISEE. Stai tranquillo che se non lo fai te ne accorgi subito perché ti bloccano i pagamenti. Guarda, non è che ci mettono molto, sai, se non gli fai l'ISEE, stai tranquillo che l'INPS, eh, anche se i 18 mesi non sono scaduti? Scusa, perché a gennaio adesso come ha funzionato? Ha funzionato uguale. Anche se i 18 mesi non sono scaduti, a gennaio tutti quanti hanno rinnovato l'ISEE. Quindi non è che, cioè, non è, oh, sti capelli qua, non è che è tanto diverso da quello che è successo già quest'anno, anche il prossimo anno sarà così. L'unica cosa è, come ho detto prima, che bisogna ricordarsi che poi, dopo che si fa il rinnovo, ok, il sostegno riprenderà con una durata ridotta di 12 mesi per ogni rinnovo successivo. Quindi ogni anno poi non è più 18 ma diventano 12, ok? Boh, e da lì non si scappa. Quindi gennaio, febbraio, giugno, luglio. Cioè da lì non si scappa, lì diventa molto più semplice e buono da secchio. Per finire il discorso di prima, ok, quello del credito sulla carta, così lo chiudiamo, dice per evitare qualsiasi problema, a questo punto ti consiglio di verificare i requisiti necessari per il rinnovo dell'assegno
e assicurarti di rispettarli, ok? Perché molte persone fanno la richiesta, fanno il rinnovo, poi durante l'anno cambiano le situazioni e ovviamente o lo perdono, o cambiano, che ne so io, insomma, comunque cambiano le situazioni, ok? Quindi presentare la domanda di rinnovo in tempo utile per evitare interruzioni nel pagamento del sussidio. Consultate il sito ufficiale dell'INPS o contattate un'associazione di categoria per ricevere informazioni e aggiornamenti personalizzati sulla vostra situazione. Ok? Questa cosa qua è molto molto interessante. Quindi questa domanda qua l'abbiamo risposta. Poi vediamo un attimino cosa c'è. Domani ti aggiorno. Ah sì, ok, questo l'avevo letto, questo domani ti aggiornerò. Finché ci sono i soldi sulla carta, no problem. La carta rimane valida finché non scade la data di validità scritta sopra. Bravo, bravo. Perché molte persone, come era successo anche gli anni scorsi, mi dicevano, ma sai, non riesco più a prelevare, la carta non funziona. La cosa più semplice era controllare anche la scadenza della carta, ok? Controllare anche la scadenza, perché molte persone non sanno che le carte, anche se sono ricaricabili, tipo quella della PostePay, piuttosto che comunque la carta Adi, che comunque è una PostePay normalissima, ok? Molte persone non si ricordano che quelle carte hanno una scadenza. Adesso non ricordo bene se 3 anni o 5 anni, mi pare 3 anni, mi pare. Però molte persone non guardano quella cosa lì, cioè non prendono, devono prendere la tessera, no? Devi prendere la tessera, davanti, sotto il nome, no, non c'è neanche il nome, non c'è manco il nome, sotto il numero, c'è un numero di 16 cifre, ok? Si prende, c'è una data, ecco, quella data lì bisogna, ecco, 5 anni, ok? Scadrà il 2027, 24, 25, 26, no scusa, 25, 26. E allora, no scusa, uno dice 2027 e l'altro dice dura 5 anni. Com'è? Dicembre 2027. Infatti sono 3 anni, 24, 25, 26, 25, 26, 26. Infatti sono 3 anni, mi pareva. Cioè, non ci ho mai capito molto su sta storia. 24, 25, 26, 27. 4 anni. No, 24, 25, 26, 27. Sono 3 anni. Devi contare il 24. E allora sono 4 anni. Scusa, adesso io non ho una carta sotto mano, però 24, 25, 26, 26 sono. Io sapevo 3 anni. Aspetta un momento, aspetta che adesso vado a controllare. Aspetta. Vediamo un po' sul sito cosa dice, se dice qualcosa, il sito internet, così. Sì, 4 anni. Ah no, infatti 4 anni. Allora, vediamo, aspetta, vediamo un attimo se c'è qualcosa sul sito internet. Mm, no, allora aspetta, vediamo un po'. Vediamo un po' se c'è scritto qualcosa sulla PostePay, così così lo vediamo subito. Sono 3 anni perché tutti abbiamo avuto il pagamento 15 febbraio 2024. E infatti, allora, la maggior parte delle carte PostePay, sia standard che Evolution, ha una validità di 5 anni. Ha una validità di 5 anni. La carta rimane valida fino all'ultimo giorno del mese indicato.
Amaton. Qua dici 5 anni, però voi mi state confermando che sono 3 anni, quindi allora no, 4 anni, quindi scadrà il 2027. Dice, non 3 anni sono. Dicembre 2027. Quindi praticamente copre ancora tutto il 2026, quindi in pratica non ci dovrebbero essere problemi fino a giugno del prossimo anno, giugno 2026 non c'è problema, giugno 2027 non c'è problema, quindi 2025, 2026. Quindi fino a dicembre 2027 in teoria non c'è nessun problema, ok? Quindi a sto punto va bene così, nel senso che io per adesso non mi starei a preoccupare più di tanto sulla scadenza, però insomma è una cosa da controllare, è una cosa, è una cosa che poi bisognerà tenere a mente, mm, da controllare. Sono 3 anni perché tutti abbiamo avuto il pagamento il 15 febbraio. Tanto non credo che a nessuno rimarranno soldi di rimanenza dei primi 18 mesi prima che la carta scade. Fossi io, fossi io, guarda, sulla carta rimane tutto lì. Spendo pochissimo. Controllato adesso, scade dicembre 2027. Ok. Ah già, fate tap tap qua sotto nella chat, mi raccomando. Mi raccomando, fate tap tap con il cuore qua sotto nella chat di YouTube. Ovviamente parlo per quelli di YouTube, perché quelli di Instagram non è che possono fare tap tap. No, forse possono anche fare tap tap. Chi sta guardando da Instagram. Ha di 3 anni, PossePay Evolution 5 anni, eccolo là, eccolo là, risolto il mistero. Ha di 3 anni, PossePay 5 anni. E infatti c'era il trucco, c'era il trucco. Ah, e poi mi raccomando, iscrivetevi anche al mio secondo canale, si chiama... aspetta che viene fuori, né? Si chiama I tuoi bonus, mi raccomando, qua sotto nella chat, ovviamente parlo per YouTube, e iscrivetevi anche al mio secondo canale di YouTube, si chiama I tuoi bonus 3.0, mi raccomando, facciamo crescere un po' quel canale lì che poverino, sono 4 anni che è lì buttato in un angolo, io ogni tanto pubblico dei video, ma veramente adesso ho un po' ripreso a pubblicare anche sul secondo canale, però ecco, sarebbe meglio che magari se vi iscrivete, anche voi di Instagram, anche perché chi sta guardando da Instagram, e se vi iscrivete al mio secondo canale, mi farebbe piacere, ecco, così date una mano a far crescere anche quel povero canale che è lì buttato in un angolo. Mentre per chi percepisce in pensione di validità civile vale 4 anni. Insomma, un casino. Insomma, un gran casino sta cosa. È un gran casino. Allora, a me dicembre 2027, Sergio saluta con i cuori e Maria Laura saluta con i cuori. Ok. Allora, aspettate che voglio vedere una cosa. Siamo rimasti in 11. Siamo rimasti in pochi. In che senso lui 2 con logo B? Sì, giusto. Sì, quello
ma non lui 2. No? Come lui 2? Non è lui 2. Non i tuoi bonus. Il logo è la B, ok. Ma mi pare che è un altro, no? Mi pare che è un altro, no? Eh, anche a me con Sergio prima carica a gennaio 2024 e scade marzo 2027. Gennaio 2024. No. Ah, ho capito, lui 2, ah, lui 2, lui 1, lui 2. Ah, ho capito, è come alla Rai qua. Facciamo come Mediaset, canale 5, Rete 4, Italia 1. Ah, ho capito, è come la Rai. Ho capito. Sì, ma sì, ma tanto guarda. Allora, aspetta, eh. Questo è lui 1 come la Rai. E poi c'è il secondo canale che è lui 2. Allora mi manca il terzo canale, lui 3. Mi manca per completare la serie qua. Come fanno a scadere? Prima della mia carta se io ho iniziato a gennaio. E in che senso, scusa? Non ho capito la domanda. Non ho capito la domanda, scusami. Perché come fanno a scadere prima della mia carta se io ho iniziato a gennaio? No, allora, eh, come fanno? Aiutatemi a rispondere perché non ho capito la domanda. GBN, come fanno a scadere prima della mia carta se io ho iniziato a gennaio? Aiutatemi a rispondere perché non ho capito la domanda. Non ho capito la domanda, sinceramente. È bonus 3.0 con il logo B. Iscrivetevi. Sì, è il logo B. Iscrivetevi. Sì, proprio quello. I tuoi bonus 3.0. I tuoi bonus 3.0. Allora, per favore, aiutatemi a rispondere alla domanda qui di GBN perché io non ho capito la domanda. Forse intende a gennaio 2025. Come fanno a scadere prima della mia la carta se io ho iniziato a gennaio? Come fanno a scadere prima della mia? Non l'ho capito, cioè sinceramente non l'ho capita. O non riesco a entrare nel. Non l'ho, forse non l'ho capita. Vabbè, sarà la prossima volta, risponderemo la prossima volta, non lo so. Comunque, allora, aspettate un attimo, che devo preparare una cosa qua. Devo preparare una cosa qua. Allora, prima di concludere, vi ricordo che ci vediamo in diretta live giovedì prossimo alle 21:30. Tu caffè, se tutto va bene, non ci sono problemi. Ci vediamo giovedì prossimo, che sarebbe il 26 di giugno. E tra l'altro dovrebbe essere il giorno di ricarica di Adi, perché in teoria dovrebbero anticipare, anziché al 27 dovrebbero anticipare al 26. Adesso poi vedremo che cosa combineranno e quant'altro. Quindi noi ci vediamo giovedì prossimo 26 e che tra l'altro è anche come vi ho detto all'inizio, sarà l'ultima diretta live per il periodo invernale, poi ci sono le vacanze di mezzo e quindi ci si rivede poi direttamente
metà settembre. Come vi avevo detto giovedì scorso, ve lo ridico anche oggi perché sennò poi magari ci dimentichiamo. Come vi ho detto anche giovedì scorso, tutti i super iscritti di quest'anno verranno azzerati, quindi da settembre, dal prossimo di settembre si ricomincia da zero e quindi ci saranno nuove estrazioni, nuovi super iscritti, nuovo tutto, ecco. Quindi chi si vedrà la chiavetta che va via, non vi preoccupate perché cioè lo sappiate che tutti i super iscritti verranno azzerati, ok? Quindi, allora, aspetta, devo vedere se c'è ancora qualche domanda. Mi spiace per GBN perché lui, poverino, ci aveva messo 2 anni per diventare super iscritto e quindi, vabbè. Tenteremo la sorte nuovamente. Tenteremo la sorte nuovamente. Ok? Io a sto punto vi ringrazio per avermi guardato, per essere stati in mia compagnia. Spero che abbiate passato una mezz'oretta così pensierata, parlando del più e del meno. Noi ci vediamo a sto punto giovedì prossimo. Domani sera uscirà un nuovo video qua sul canale e come sempre, lo sapete, come sempre mi raccomando, se uscite copritevi perché fuori fa freddo. Siccome che questa è una frase di chiusura per il periodo invernale, va ciucciate così anche se fa caldo, ok? Quindi noi ci vediamo. Ancora sono le 22:13. Sì, ma io sono leggermente stanco. Sarei leggermente stanco oggi. Perché è successa una cosa che poi, se ve la racconterò. E quindi sono leggermente stanco. Io sono stata la prima della città a fare Adi e ho fatto il pad online a dicembre. Top, top, top. Bene, ci vediamo giovedì prossimo qui in diretta sul mio canale. Iscrivetevi al secondo canale, i tuoi bonus 3.0, secondo canale. E poi chi ha Instagram, se vuole, può seguirmi anche su Instagram. Là faccio cose, insomma cavolate, insomma, non è che cavolate, su Instagram faccio cavolate. Ok, ciao a tutti, buonanotte, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!